Ti sei mai immaginato cosa potrebbe essere nascosto proprio sotto i tuoi piedi? Non sappiamo mai cosa può essere nascosto sottoterra proprio davanti ai nostri occhi. Potrebbe essere oro o altri tesori di valore inestimabile. Ora, immagina di trovare auto di lusso dimenticate, passaggi segreti che appaiono e scompaiono, o tunnel giganti che nessuno sapeva esistessero. Se non l'hai mai immaginato, preparati a rimanere così impressionato da iscriverti al canale all'istante e guardare questo video più di una volta. Andiamo! Durante le esplorazioni nella regione è stato scoperto un enorme sistema di tunnel sotterranei. E non era solo uno, ma 7. Sono stati trovati nella regione sud-occidentale della Polonia, che appartenne alla Germania tra il 1939 e il 1945. Questi tunnel facevano parte di un progetto ultrasegreto tedesco conosciuto come Progetto Riese. E quando diciamo enorme, è perché la dimensione è davvero impressionante. Le indagini hanno rivelato che alcune parti dei tunnel hanno fino a 2 piani, con aree destinate a sistemi di approvvigionamento idrico, punti di rifugio, corridoi di trasporto e persino arsenali di armi. Attualmente 4 di questi tunnel sono considerati sicuri per la visita turistica. Gli altri sono ancora in fase di esplorazione. Anche se è una scoperta impressionante, molti credono che questa sia solo una piccola parte del gigantesco progetto Riese. E chi lo sa, forse in futuro scopriremo una città sotterranea ancora più grande nascosta sotto queste montagne. Questa scoperta ha certamente reso molto felice molta gente, dato che trovare un fossile così ben preservato di questo animale estinto è estremamente raro. Nel 2012, nella città di Cochrane, nello stato di Alberta, in Canada, mentre i lavoratori svolgevano la routine quotidiana di scavi nella miniera, hanno finito per trovare qualcosa che sembrava l'osso della coda di un animale del mondo antico. Dopo aver chiamato specialisti ed eseguito scavi aggiuntivi, hanno trovato anche altre parti, come il cranio quasi completo con denti, vertebre e altre sezioni. Quando hanno messo insieme tutto, hanno scoperto che si trattava di un mosasauro, un gruppo di rettili marini giganti, ancora più grandi dei coccodrilli moderni. La loro dimensione era di circa 6-7 metri, l'equivalente di 3 o 4 uomini adulti allineati. Meno male che oggi esiste solo come fossile, riposando in silenzio affinché i paleontologi possano studiarlo al Royal Tyrrell Museum. Fa persino venire i brividi immaginare il terrore di incrociare una creatura del genere nei nostri mari. Cosa compreresti con $75.000? Un'auto? Una casa? Oro? O forse un pezzo storico? Lo youtuber americano Brent Underwood ha fatto un video raccontando la storia di un'esperienza vissuta in una città fantasma. Mentre esplorava l'antica città di Cerro Gordo in California, un giorno comune si è trasformato in una scoperta storica. Ha trovato un paio di pantaloni Levi's di oltre 100 anni, che ha attirato l'attenzione di diversi collezionisti per la loro struttura quasi intatta. Dopo essere stato inviato all'asta, il suo valore è salito a $75.000. Il vincitore dell'asta è stato Zip Stevenson, proprietario di un'officina di restauro di pantaloni. Stevenson non aveva mai visto un paio di pantaloni con più di 100 anni in così buone condizioni. Il paio di pantaloni è stato accuratamente restaurato e preservato come un vero tesoro del vecchio West. Attualmente il paio di pantaloni Levi's è in mostra nel negozio di Stevenson. Questa reliquia storica può essere ammirata da vicino, ma solo su appuntamento. Cercare filoni minerali nella città è come un gioco di fortuna. Chi ha fortuna è come se trovasse oro fuso che corre nella sua direzione. Ma chi immaginerebbe che ci sarebbero davvero migliaia di tonnellate d'oro ad aspettarci? Un team di esplorazione geologica dell'India ha trovato 2 città dorate vicino al fiume Son, nella regione di Sonbhadra, nello stato di Uttar Pradesh. Più approfondivano l'esplorazione, più oro sembrava esserci ad aspettare. Dopo che gli esperti hanno stimato la quantità trovata, tutto il paese è rimasto a bocca aperta per il volume colossale di oro nascosto sotto queste montagne. Erano circa 3.350 tonnellate, che è 5 volte maggiore delle riserve d'oro dell'India. Con questa quantità impressionante si prevede che l'economia dell'India diventerà molto più stabile e prospera. Trovare acqua scavando una città non sarebbe così impressionante, a meno che quell'acqua non avesse 2 miliardi di anni. Nel 2013, Barbara Sherwood Lollar ha guidato un team di esplorazione della miniera di Kidd Creek in Canada.
a una profondità di circa 2400 metri, hanno trovato una fonte d'acqua con 1500 milioni di anni e sospettavano che fonti ancora più antiche potessero essere nascoste lì, ed avevano ragione. Nel 2016, dopo aver scavato fino a una profondità di 3000 metri, hanno scoperto una fonte d'acqua con circa 2 miliardi di anni, precedente persino all'era dei dinosauri. Questa è diventata la fonte d'acqua più antica mai scoperta sulla Terra. Queste acque, preservate per ere, contengono composti come idrogeno e gas disciolti che ci aiutano a capire l'ambiente primitivo della Terra. Con la stessa tecnica potremo anche esplorare altri pianeti per cercare segni di vita extraterrestre. Possiamo dire che il mondo degli esperti di diamanti è rimasto scioccato quando è stato scoperto il Lulo Rose, un diamante rosa trovato nella miniera di Lulo in Angola. Solo il fatto di essere un diamante rosa attira già molto l'attenzione. Ma la cosa più impressionante è che pesa 170 carati. Questa scoperta è considerata il più grande diamante rosa trovato negli ultimi 300 anni e il secondo più grande della storia, perdendo solo contro il Dari Ainur della famiglia reale iraniana, che è il più grande diamante rosa del mondo, con 182 carati. Anche se il Lulo Rose passerà attraverso il processo di taglio e lucidatura e il suo peso potrebbe diminuire fino al 50%, gli esperti credono che possa superare il Pink Star, un diamante rosa tagliato che pesa 59 carati, considerato il diamante più costoso del mondo nel 2017, venduto all'asta per 71 milioni di dollari. Solo immaginare di vedere questo tesoro da vicino è mozzafiato. Se trovi qualcosa di strano abbandonato in un qualsiasi luogo pubblico, la cosa giusta da fare è avvisare la polizia. Se trovi una bottiglia di prodotto chimico dall'aspetto strano, in cima in mezzo alla città, devi chiamare la squadra artificieri, esattamente come è successo con l'unità di rimozione della polvere da sparo della regione di Carpenter Snow Creek nel 2017. Stavano pattugliando la miniera per pulire i residui di polvere da sparo come al solito, quando hanno trovato una scatola di legno che sembrava sospetta. Dentro c'erano prodotti chimici dall'aspetto pericoloso e dato che questa è una miniera dove vengono frequentemente usati esplosivi per l'estrazione mineraria, puoi immaginare quanto sia rischioso trovare un prodotto chimico sconosciuto. Il prodotto chimico trovato è stato identificato come perossido di acetone, un composto altamente instabile. È altamente sensibile a urti, calore o persino alla combustione del legno. Per questo, rimuovere quella cosa in mezzo alla foresta nazionale non è stata un'impresa facile, ma alla fine tutto è andato bene, perché era la squadra artificieri degli Stati Uniti. Ora tutta la foresta è di nuovo sicura. Questa scoperta ha trasformato la città di Viminacium in Serbia in un vero centro di archeologia dalla sera alla mattina, quando scavatori abili hanno trovato alcuni pezzi fatti di legno. Dopo l'analisi hanno scoperto che questo legno misterioso aveva 1300 anni, esattamente dell'epoca romana. Pertanto, gli esperti lo hanno identificato come una liburna, un tipo di nave da guerra dell'epoca che misurava 25 metri e poteva trasportare 35 persone. Oltre a lui, sono state trovate 2 barche più piccole. Erano monossili, canoe usate dai popoli slavi per navigare. Miomir Korak, il capo del team di archeologi responsabile dello scavo, ha commentato che le 3 barche probabilmente si sono affrontate in battaglia, osservando la posizione in cui sono state trovate, vicino alla base navale romana di Viminacium. Ma non importa quanto abbiano combattuto in passato, ora sono tutte insieme nel parco archeologico che convivono in pace. Questa è stata un'altra scoperta assolutamente incredibile. Operai di una miniera di rame a Ainak, in Afghanistan, hanno trovato un antico tempio buddista con circa 2000 anni. Il luogo possiede un monastero, pitture murali, stupa e più di 150 grandi statue di Buddha, molte scolpite direttamente nella roccia, alcune delle quali arrivano a misurare fino a 3 metri di altezza, il che è considerato molto grande. Anche con la tecnologia moderna, costruire qualcosa del genere sarebbe estremamente complesso. Sfortunatamente, l'azienda cinese proprietaria della miniera ha concesso solo 3 anni affinché il team realizzasse gli scavi, poiché non voleva ritardare l'operazione mineraria. Laura Tedesco, una delle archeologhe statunitensi del team, ha affermato che 3 anni sarebbero sufficienti solo per registrare le informazioni, ma a causa dell'enorme dimensione del tempio, lo studio completo potrebbe richiedere fino a 10 anni.
Per questo, ora stanno correndo contro il tempo per preservare il più possibile di questo patrimonio antico. Facciamo il tifo affinché riescano a salvare questo gioiello storico prima che sia troppo tardi. Prima che tu pensi male, non è una storia di scavo che ha trovato un cane per caso. In realtà è stata una missione per salvare un cane fatta da un team di volontari di soccorso di animali nella città di Sheffield in Inghilterra. Dopo aver scoperto che Olive, una femmina di razza Labrador, era scomparsa, hanno usato droni e sensori termici per cercarla immediatamente. Dopo più di 4 giorni di ricerche intense, finalmente hanno rilevato un segnale proveniente da un tunnel sotterraneo antico a una profondità di 3 metri. È stato allora che i vigili del fuoco hanno dovuto assumere la missione di salvare Olive. Poco tempo dopo, l'adorabile Labrador è stata salvata. Non ha subito ferite gravi, solo un piccolo graffio sulla parte posteriore, ed è potuta tornare tra le braccia della sua proprietaria. Credono che sia riuscita a sopravvivere perché ha bevuto acqua dalle pareti umide del tunnel. La prossima volta è meglio che ci pensi 2 volte prima di avventurarsi di nuovo da quelle parti. Matt Portfleet, il capo del team di esplorazione sotterranea, stava esplorando il 3° livello sotto l'antica città di Rame in Michigan. Dopo aver pompato via tutta l'acqua che si era accumulata sul pavimento, si è imbattuto in un minerale di un colore blu vivo impressionante. Dopo aver pubblicato la foto su Facebook, la gente ha iniziato a discutere su cosa potesse essere, e molti gli hanno detto di portare il minerale ad analizzare. Ma, con sorpresa di tutti, il minerale è scomparso quasi immediatamente dopo che l'acqua è stata drenata. Fino ad oggi non siamo riusciti a verificare che tipo di minerale fosse. Possiamo solo supporre che fosse un tipo di minerale che diventa blu a contatto con l'acqua e che, reagendo con l'aria dopo che l'acqua è stata rimossa, è finito per scomparire davanti agli occhi. È molto misterioso. E tu, cosa ne pensi? Raccontaci nei commenti. Immagina se il prato davanti a casa tua sprofondasse e, nel buco, rivelasse un'antica struttura urbana sepolta di 100 anni fa. E la storia diventa ancora più incredibile. Non immagineresti mai che ci sarebbe anche un'auto lì sotto. Non sei stato solo tu a rimanere scioccato. Anche Christopher Pelcharski, un esploratore professionista, è rimasto scioccato. Non aveva mai visto un buco che rivelasse un'antica struttura urbana sepolta sotto un'area residenziale e tantomeno con un'auto Ford Crestline Sunliner del 1952 sepolta lì. Pelcharski ha supposto che la città fosse anticamente un luogo di smaltimento dei rifiuti e che anche l'auto sia finita sepolta lì. Questo episodio non solo ha causato spavento, ma anche molta preoccupazione per i residenti della regione, poiché ora la comunità vive con il timore costante che nuovi buchi possano aprirsi in qualsiasi momento. Per oggi è tutto. Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare quel commento top dicendo cosa ne pensi del video e condividerlo con tutto il mondo sui social network. Ci vediamo nel prossimo video.